Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quest'oggi andremo a fare manutenzione di questo bellissimo Ducati Pro 2. È un monopattino abbastanza vecchiotto. Ho preferito fare il video su questo monopattino perché è un monopattino che ha già un paio d'anni e tra l'altro che è un monopattino di un mio amico che non lo riguarda da più di un anno, anzi forse anche quasi 2 anni, quindi messo abbastanza male. Quindi per questo ho preferito di farvi questo contenuto su questo monopattino, anche per darvi una mano a fare lo stesso sul vostro. E poi siccome il mio amico su questo mezzo lo usa per un tragitto per andare al lavoro dove percorre diverse salite, quindi si è lamentato perché questo nuovo monopattino non ce la fa a fare queste salite, e in questo video andremo ad aumentare leggermente la potenza e la velocità di questo Ducati Pro 2 semplicemente per questo scopo. Vi ricordo come sempre che il limite massimo di velocità sulle strade italiane è di 20 km/h, quindi facendo questo upgrade vi chiedo gentilmente di usare il monopattino con la testa. Insomma ragazzi, detto ciò, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale qualora ancora non l'avessi fatto e attivate la campanella per rimanere aggiornati su nuovi video. Detto ciò, sigla! Insomma ragazzi, come ben vedete questo è il Ducati Pro 2, è abbastanza vecchiotto, come vedete ne manca anche la luce che l'ho ordinata ma mi deve arrivare, poi la monterò, e il cavo della luce è questo qua. Comunque come ben vedete questo mezzo è messo abbastanza male, quindi in questo video vi faccio vedere anche come pulire il mezzo senza rovinare le parti sensibili come la parte elettronica. Vorrei farvi una nota su questo. Allora, il mio amico ha perso il parafango, era già leggermente spaccato e poi tornando dal lavoro, quando è arrivato a casa se ne è accorto che mancava il parafango. A quanto pare l'ha perso per strada. Guardate come ha risolto: ha messo un parafango dello Xiaomi M365 che ci sta perfettamente, dato che non trovava il ricambio. Quindi l'unica soluzione che ha trovato è mettere questo parafango di M365 che ci sta perfettamente. L'alloggio delle vite torna per bene, quindi un'ottima soluzione. Insomma ragazzi, per pulire qualsiasi monopattino, non il Ducati in questione, qualsiasi monopattino dico, se avete paura di bagnarlo o di danneggiare la parte elettronica, vi consiglio di prendere uno spruzzino, di riempirlo con acqua e poco sapone all'interno e poi un spazzolino come questo per andare a toccare le parti più difficili da rimuovere. Insomma, come prima cosa, da lontano spruzziamo il giusto, non tantissimo, proprio il giusto, in questo modo. Insomma ragazzi, come avete visto abbiamo pulito il nostro mezzo. Mi raccomando, ogni volta che fate qualsiasi tipo di lavoro sul monopattino vi consiglio di lavarlo prima, ovvero di pulirlo come vi ho fatto vedere. Ci vogliono giusto 5 minuti, ma almeno lavorate sul pulito. Comunque, fatta la pulizia, ora andiamo a vedere quello che dovremo controllare sul monopattino. Ok ragazzi, allora come prima cosa dobbiamo andare a controllare tutte le vite, quelle che sono a vista, tipo le vite per la pinza a freno e tutte le vite sia del cavalletto, dell'ammortizzatore posteriore, insomma tutte le vite, quelle che sono in vista, dobbiamo andare a controllarli. Poi controlliamo anche tutte le vite che tengono il copre pedana. Insomma ragazzi, come avete visto erano quasi tutti lenti. Insomma, fatto ciò ragazzi, controlliamo anche le viti che tengano il manubrio. Anche questi sono fondamentali. Vedete, anche questo era lento. Allora, una piccola nota qui. Ho notato che la ruota posteriore fa un rumore, che non è il disco, ma mi sembra più che il cuscinetto. Quindi andiamo a smontare la ruota e vediamo i cuscinetti come sono messi. Forse sono secchi da grasso, in quel caso andiamo ad ingrassarli. Comunque andiamo a smontare la ruota posteriore e vediamo come sono messi questi cuscinetti. Ok ragazzi, allora smontata la ruota andiamo a controllare i cuscinetti come sono messi. Dobbiamo togliere questa protezione in gomma e poi quest'altra protezione del cuscinetto per vedere come è messo. Insomma ragazzi, come ben vedete è proprio secchissimo da grasso.
infatti si vede c'è ancora leggermente di grasso, ma diciamo che qui siamo proprio ai limiti, quindi andiamo a mettere del grasso. Insomma ragazzi, io come grasso di solito uso questo grasso blu per nautica, che è un ottimo grasso, ma sono sicuro che l'avrete già visto in altri video, che uso sempre questo, o uso questo grasso multiuso al litio, che anche questo è ottimo come grasso. Comunque se vi interessano vi lascio tutti i link in descrizione sotto al video, basta che andate in descrizione, lì trovate tutti i link. La differenza tra questo e questo, che questo è un grasso spray che potete semplicemente spruzzarlo anche da lontano su qualsiasi oggetto, invece questo è un grasso a tubetto. In tanti di voi mi hanno chiesto se va bene spruzzarlo con la ruota montata, vi dico subito non va bene. Sulla parte esterna del cuscinetto c'è questo tappo di plastica, tappa il cuscinetto e il grasso non ci passa all'interno. Insomma in questo caso io sinceramente mi fido di più di questo grasso blu per nautica, che è un ottimo grasso, l'ho provato tante volte e vi garantisco che dura tantissimo, è un grasso non è che secca subito, dura davvero tanto. Ecco fatto, andiamo a mettere il tappino di plastica e poi la protezione in gomma. Facciamo la stessa procedura anche dall'altra parte. Infatti ora non fa nessun rumore, prima invece faceva un rumore stranissimo. Sentitela come è silenzioso, ottimo. Insomma ragazzi, come avete visto, ingrassare i cuscinetti è un'operazione davvero molto semplice, non è così tanto impegnativa, però è un'operazione che è fondamentale. Dovete farla ogni 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, dipende quanto usate il monopattino. Se magari lo usate tutti i giorni, fate 100 km, quello magari anche prima, quindi dipende quante volte usate il monopattino. Comunque è un'operazione che chiede meno tempo, ma è fondamentale. Stessa procedura fatela anche per la ruota anteriore, poi la procedura è uguale, è la stessa. Ora vi faccio vedere una cosa davvero molto interessante, ovvero notate qua ora cosa succede quando vado a fare una leggera pressione sullo stelo. Insomma si apre da sé e questa cosa è davvero molto pericolosa. Se non state attenti rischiate di farvi davvero male. Come prima cosa dobbiamo controllare sempre che queste due vite siano ben saldi, perché sai, con le vibrazioni ragazzi le vite tendono ad allentarsi, e invece poi per questo sistema di chiusura ha questa vite frontale che si è allentata. Questa vite con il tempo, con le vibrazioni, tende ad allentarsi, quindi dobbiamo controllarla almeno una volta al mese, perché con questo problema rischiate veramente di farvi male. Insomma in questo caso ragazzi, per risolvere questo problema vi consiglio di usare proprio un goccio di pasta farina e filetti. Io la sconsiglio sempre la pasta farina e filetti perché come ben sappiamo tutti i monopattini sono cinesi, ci sono alcuni di alta qualità, di bassa qualità eccetera. Chi non sa usare perfettamente la pasta farina e filetti vi trovate a non riuscire più a svitare il dato, perché la pasta farina e filetti sì, funziona bene, cioè vi blocca la vite, non si svita più, ma non riuscirete mai più a svitarla. Se ne mettete tanta di pasta farina e filetti, dopo non viene via. Io mi è capitato tanti anni fa, ho dovuto usare 3 kit di questo tipo per andare a svitare le vite spanate, perché mi si spanano sempre. Insomma ragazzi, però in questo caso su questa vite andrei a mettere giusto mezzo goccino di pasta farina e filetti, almeno così magari per un domani, per fare un upgrade o qualcosa del genere, sono sicuro che andrò a svitare con la vite senza rovinarla e senza dover impazzire per togliere quella dannata vite. Ecco, quindi anche questa è la pasta farina e filetti. Io ho questo tipo, ma ce ne sono tanti diversi, tipo sono quelli rosse, quelli blu eccetera. Io ho quella blu. Comunque se vi interessa questa pasta ve la lascio sotto il video in descrizione. Insomma ragazzi, andiamo ad allentare questa vite. Insomma ragazzi, avete visto quanto ne ho messa? Proprio pochissimo, non devo esagerare perché altrimenti insomma dovete mettere proprio il giusto, almeno così siete sicuri un giorno di andare a svitarla. Fatto ciò andiamo a rimettere il tutto. Ecco fatto ragazzi, e ora facciamo una prova. Voilà, non abbiamo più nessun gioco, la maniglia ora è più dura e si chiude anche abbastanza bene, quindi anche questo problema è risolto. Insomma ragazzi, ho notato che questo cavalletto fa un rumore strano, di ruggine accumulata all'interno della molla. Comunque ora vi faccio sentire, non so se riuscite a sentire bene, e poi vediamo come risolverlo.
Insomma, avete sentito, è un rumore sicuramente della molla che sarà arrugginita, stando a contatto dell'acqua, caldo o freddo, diciamo che si ossida la molla e fa quell'effetto di sfrigolio di ferro, ecco. E in questo caso vorrei andare a vedere se riesco a risolverlo con questo grasso qui, questo grasso spray al litio, poi vediamo il risultato finale. Andiamo semplicemente a spruzzare un po' di grasso all'interno e sulla molla, insomma su tutti i giunti, e voilà, il rumore è finito. Avvicino il microfono e vediamo. Insomma ragazzi, è una cosa semplice che riusciamo a risolvere con 2 spruzzate. Insomma ragazzi, fatto ciò, ora passiamo ad un altro argomento molto fondamentale. Passiamo alle gomme. Come ben sapete, le gomme vanno controllate, ve l'avevamo già detto in altri tanti video, ma ve lo dico un'altra volta. La pressione della gomme dovete controllarla almeno se lo usate tutti i giorni, una volta a settimana, massimo esagerare 2 settimane, perché a mantenere la pressione delle gomme esatta rischiate molto meno di furare. La causa principale delle furature è della bassa pressione, questo ve lo garantisco. Poi è ovvio, se trovate un chiodo nel mezzo alla strada, anche con la ruota con la pressione giusta vuotate lo stesso. Avere la pressione sempre perfetta nel pneumatico, questo vi aiuta parecchio. Insomma, in tanti di voi mi hanno chiesto come devo gonfiare le gomme. Per non sbagliare ragazzi, attenti, qui vi lascio la scheda rilasciata da Xiaomi, va bene per tutti questi mezzi perché come dimensione sono tutti come quella di Xiaomi. Ha fatto una lista, tutti i vari pesi, PSI e bar, quindi non vi sbagliate, anzi fa vedere anche la pressione esatta della ruota anteriore e quella posteriore. Insomma ragazzi, ora invece arriviamo all'argomento, sono sicuro che tanti di voi aspettavano questo momento qua, ovvero quello di aumentare sia la potenza che la velocità di questo Ducati Pro 2. È una cosa semplicissima ragazzi, però come vi dicevo prima, mi raccomando, usatelo con la testa, anche se avete quel po' di velocità in più, mi raccomando che il limite massimo di velocità è 20 km/h, quindi mi raccomando, usatelo con la testa. Insomma ragazzi, intanto andiamo a provarlo così bloccato come rilasciato dalla casa madre. Insomma, come ben vedete, la velocità massima è 25 km/h. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a tirare la leva a freno e dall'acceleratore dobbiamo contare fino a 10, quindi dobbiamo pigiare 10 volte. E poi vedete il più qua sulla tacca della batteria va a sparire. Una volta va a sparire questo simbolo del più, il nostro upgrade è fatto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Infatti come ben vedete il più accanto alla tacca della batteria è sparito. Rilasciamo il freno, ora andiamo a provarlo una volta sbloccato. Ed infatti come ben vedete abbiamo sbloccato il Ducati Pro 2 e abbiamo raggiunto la velocità di 36 km/h con un piccolo trucchetto che chiede 1 secondo, 2 secondi di operazione, però grazie a questo upgrade otterremo delle migliorie. In tale caso siete stufi di questo upgrade e volete tornare indietro, dovete fare la stessa procedura, quindi dovete tirare la leva a freno e fate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vedete comparire il simbolo del più accanto alla lineetta della batteria, quindi così ritorna come prima. Stessa procedura sia per bloccarlo che per sbloccarlo. Insomma ragazzi, questo è tutto. Mi raccomando che la manutenzione dei mezzi elettrici va fatta ragazzi, soprattutto sulla parte meccanica, come abbiamo visto sul gancio di chiusura di manubrio, che quello è fondamentale ragazzi, molto fondamentale, perché altrimenti mentre andate in strada vi si chiude all'improvviso, rischiate a baciare l'asfalto. Quindi mi raccomando, soprattutto quella parte lì controllatela spesso. Insomma alla fine ci perdete quei 10-15 minuti, diciamo anche 30 minuti per fare il tutto, però ne vale la pena. Ogni tanto controllateli i mezzi. Comunque ragazzi, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il video e spero che vi sia stato di molto utile. Ovviamente se vi è piaciuto questo video vi chiedo di mettere un pollice in su, magari se qualcuno di voi ha qualche consiglio in più non esitate di lasciarlo nei commenti. E insomma ragazzi, questo è tutto della Co Creative. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora ancora non l'avessi fatto e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su nuovi video. Ciao ragazzi, alla prossima! Tattoos on my skin.